Ciao a tutti amici del canale, benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi ho pensato di fare una panoramica sul modello di supercar di Kit. Come sapete dal precedente video è uscita da poco, da qualche giorno, il primo numero nelle edicole, sebbene la collana fosse iniziata per gli abbonati già ad agosto. E quindi abbiamo già dato un'occhiata a come è fatto il primo numero, che riguarda il cofano, come è la qualità, come è facile montarlo. Quest'oggi ho pensato bene di fare diciamo una raccolta dove vedremo tutte le uscite già arrivate a chi si è abbonato ad agosto, quindi parliamo dei numeri dall'1 al 7, perché la maggior parte sono fermi al terzo invio, quindi al settimo fascicolo. Qualcuno è arrivato anche al 9 tra i più fortunati, ma la maggior parte aspettiamo ancora il quarto, quindi diciamo che siamo quasi tutti fermi al terzo invio, in modo tale da prepararci per futuri video dove eseguirò un montaggio passo passo, ovvero come ben sapete il canale è nato da poco, quindi non sono stato diciamo pronto in tempo per mostrarvi le fasi di montaggio dei primi numeri. Smontarli da capo per rimontarli credo che sarebbe una stupidaggine. D'altronde ci sono già tanti video in giro di altre persone che hanno mostrato come si montano i primi fascicoli. Di conseguenza ho pensato di fare solo un riepilogo visivo e mostrerò man mano che vi spiego i pezzi se c'è stata qualche difficoltà particolare o se bisogna stare attenti a qualcosa, in modo tale che chi si trova adesso a voler cominciare e magari può aver bisogno di aiuto sa già quali sono i punti critici. In quel caso ovviamente i video relativi non saranno qui sul mio canale, ma dovrete cercarli in altri canali. Ma comunque da quello che ho potuto vedere io, grosse difficoltà sui primi numeri non ci sono, forse solo sul montaggio della ruota, e ne parleremo più avanti. Di conseguenza adesso faremo questa panoramica, dopodiché dal prossimo video inerente Supercar verrà creata un'apposita playlist dove inserirò tutti i video relativi alle fasi di montaggio per ogni singola uscita, in maniera tale che chi vuole affrontare questa avventura avrà modo di consultare una guida video, oltre a quella degli altri anche la mia, se vi fa piacere, visto che la mia è quella, diciamo, tra virgolette, la voce ufficiale del gruppo Facebook. Per chi non lo conosce vi lascerò il link in descrizione. Ho pensato bene di cominciare mostrando il primo regalo che arriva agli abbonati, ovvero la cartellina con i 3 poster dentro. Come potete vedere è bellissima anche la copertina, io credo che la terrò, non la butterò perché è veramente bella, con questo sfondo nero con Kit in primo piano, il logo Supercar sopra, Michael Knight, veramente veramente bella. Allora, vediamo velocemente questi poster. Ecco qua. Questo è quello, forse, dei 3 che io metterei, diciamo, al secondo posto. Per bellezza, ovviamente. È molto bella, chiaramente è una foto relativa alla versione Cabrio di Kit, che se non ricordo male, perché ultimamente non ho visto la serie ultimamente, quindi sono i ricordi di quando ero più giovane, ma dovrebbe essere intorno alla terza stagione dove comincia a vedersi la possibilità di andare in giro come un cabrio. Qui ci sono i 3 protagonisti ovviamente principali, oltre al protagonista ovviamente meccanico che ruba la scena. Allora, che vi posso dire su questo primo poster? È molto bello. L'unica cosa, inizialmente quando l'ho visto ho avuto paura perché questa zona qui sembrava rovinata, sembrava come se mancasse il colore o se fosse stata in qualche modo stampata male, vedete tutti questi puntini così più chiari, no? E stavo quasi per richiederne una copia in sostituzione a De Agostini. Poi però guardando meglio ho notato che in realtà era il luccichio della maglietta che indossa la ragazza tutta brillantinata, quindi praticamente questi hotspot di luce sono nient'altro che il riflesso sul cofano lucido del riflesso della luce della maglietta, quindi in realtà il poster è sano, non è rovinato.
Non so se ci farete caso anche voi o se è stata solo una mia impressione. Comunque, diciamo meglio così, ci siamo eliminati un problema. Passiamo al poster successivo, quello che io metterei al terzo posto, non perché sia brutto, ma semplicemente perché la veste grafica con cui è stato realizzato non mi piace troppo, perché ha questa specie di reticolato sopra, no? Quindi lo fa sembrare quasi una fan art fumettistica, non so, qualcosa diciamo che non è che mi ispira molto. È vero che è in linea un po' con i poster che giravano in quel periodo, quindi intorno agli anni 80 molti poster venivano fatti con questo sistema. Però diciamo che io magari avrei optato per qualcosa di diverso. Quindi lo metto al terzo posto. Primo posto invece direi che è questa. La magnifica immagine presente anche nelle varie scene delle sigle, se non ricordo male, dove c'è sullo sfondo il sole con Kit che arriva dall'orizzonte con questo gabbiano in alto, e diciamo che è un'immagine molto iconica che a me piace molto, specialmente per i colori usati. Sembra un po' un fotomontaggio a dire il vero, perché comunque c'è questa zona qui che ha come un'illuminazione più accentuata, vedete? Qui praticamente il cielo non c'è, rimane tutto una zona bianca, quindi è probabile che abbiano preso il modello e l'abbiano appiccicato sopra uno scenario diverso. Bene, poi fatemi sapere nei commenti se anche per voi la classifica che ho fatto corrisponde al vero oppure se avete altre preferenze. Passiamo ora invece a dare una panoramica veloce ai pezzi finora montati. Ma prima voglio farvi salutare da un nostro carissimo amico. Questa storia già non mi piace. Ciao Kit, C'è qualcosa in particolare che vuoi sapere? presentati. Io sono la voce del Night 2000, Kit per gli amici. Allora andiamo ad analizzare i pezzi che compongono il tuo modello. Sei sicuro? Beh, direi di sì. Non metterti strane idee in testa. No, tranquillo, diamo solo un'occhiata veloce. Mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me la tua, Kit. Davvero eccellente. Dunque, questo è il famigerato cofano, come potete vedere. Ho messo sotto uno sfondo più chiaro in maniera tale da poter ammirare un po' meglio lo stacco del pezzo rispetto a, diciamo, il piano d'appoggio, che altrimenti quel disco su cui può ruotare, essendo nero, lo mascherava forse un pochino troppo. La mia banca dati non ha informazioni al riguardo. Beh, appunto, però adesso ne spiego qualcosa io, Kit, così magari anche i nostri amici potranno seguire un po' meglio il tutto. È una lunga storia, te la racconterò più tardi. Va bene, aspetta che ti metto un pochino più angolato, così magari forse si riesce un pochino a vedere meglio. Io non discuto, correggo semplicemente opinioni errate. Va bene, correggimi pure quando vuoi, sono pronto ad ogni tipo di contestazione. Penso proprio di sì. Ok, allora dicevamo, il problema principale riscontrato in questo cofano era il problema della verniciatura. A quanto pare parecchi cofani sono risultati magari con delle macchiette sparse in giro, che probabilmente da quello che sto pensando io potrebbero essere dovuti al prodotto che viene passato sopra prima dell'impacchettamento, che è una specie di lubrificante. Se voi avete fatto caso, quando aprite praticamente la confezione, noterete che risulta come se fosse un pochino unto, e probabilmente la specie di lubrificante viene dato proprio come protettivo per le parti, per farle viaggiare senza essere rovinate, però a quanto pare tende a seccarsi, quindi in alcune parti probabilmente quelle macchiette che vediamo sono dovute più al prodotto che gli hanno passato avanti e davanti alla superficie, piuttosto che a un vero difetto di verniciatura. Comunque sia, passando sopra una pasta rimuovi graffi abbinata successivamente ad una cera per auto, come potete vedere si riesce ad avere un risultato abbastanza buono. Ripeto, io poi adesso devo dare una passata veloce, ma magari come finitura finale darò ancora qualche passatina. Diciamo che alla fine non dovrebbe più notarsi niente.
Comunque, visto che il costo basso del primo numero, magari se il vostro caso è particolarmente diciamo importante, nel senso che avete dei difetti abbastanza evidenti, magari prendetene un altro in maniera tale da trovare un cofano che sia un pochino più decente. Speriamo che i pezzi successivi della carrozzeria non presentino troppo questi problemi, perché dopo il pezzo sarebbe da cambiare in continuazione, sarebbe un problema più che altro per De Agostini, perché dovrebbe sostituire parecchie cose. Ok? Bene, adesso diciamo problemi di montaggio specifici non ce ne sono, si tratta solo di avvitare questa parte in plastica sotto sui fori già predisposti. Ricordo ancora che, siccome la parte dove si avvita è in metallo, lubrificate prima le viti usando del WD-40 o dello Svitol, in maniera tale da evitare che le viti possano rompersi, e quando arrivate a battuta non serrate forte, fate solo una leggera sentita, no? Fate così, gli date solo appena una sentita per assicurarvi che sia stretto e basta, senza stringere a morte, perché il modello statico non lo richiede. Inoltre, altra cosa, quando avvitate sul ferro o sul metallo in generale, quando fate un giro in avanti completo delle vite, massimo 2 giri avanti, fatene uno a tornare indietro, in maniera tale da portare via eventuali sfrizzoli di metallo dalla filettatura. In questo modo è un piccolo trucchetto che vi aiuterà anch'esso ad evitare la rottura della vite, perché purtroppo quando si montano questi modelli, specialmente se uno avvita un po' di fretta, può succedere. Quindi io vi consiglio, avvitate lentamente, 2 giri avanti e un giro all'indietro, in maniera tale che non dovreste avere difficoltà, e lubrificate sempre. Quando avvitate sulla plastica, il consiglio dei 2 giri avanti e uno indietro è sempre valido, però in quel caso non serve lubrificare, perché sulla plastica non è necessario. E poi oltretutto, se non usate un lubrificante specifico per plastiche, rischiate anche di danneggiarle a lungo termine, perché potrebbe contenere degli additivi chimici che rendono la plastica più facile al deterioramento. Ok, allora passiamo al pezzo numero 2. Allora, questo è il pezzo allegato al fascicolo numero 2. In questo caso lo vedete già assemblato anche con la parte circuitale dello scanner, che in realtà verrà affidata al fascicolo numero 5, quindi per il momento fate finta come se non esistesse. Questo è quello che troverete. In pratica c'è la parte frontale del muso della vettura, ci sono i tre faretti, diciamo dal lato destro guardando il muso della macchina, e c'è questo piccolo oggettino qua. Non seguo la tua logica. Poi farti una domanda? Sì, dimmi Kit. Mi presti $20? Ah, ma vedo che batti sempre di cassa. Sì, poi te li darò. Non posso credere che sia una possibilità reale. Infatti, fai bene. Allora, diciamo che dicevamo, questo sensore piccolino in realtà non c'è nella versione televisiva. Questa probabilmente è un'aggiunta che hanno fatto quando hanno studiato la replica francese usata per la costruzione del modello, quindi hanno fatto le varie foto a quella macchina lì. Quella evidentemente aveva dei sensori di parcheggio, quindi li hanno replicati per errore. Potete tranquillamente non montarlo, io infatti poi lo smonterò, adesso l'ho messo solo per farvelo vedere, perché si regge unicamente con una vite qui interna. Non so se riuscite a vedere, l'immagine purtroppo non è molto chiara, comunque c'è solo una vite che lo tiene in quel punto là. Basta che non ce la mettiate, il problema si risolve. Eventualmente, se fosse necessario coprire uno spazio maggiore lasciato da quella mancanza, studieremo poi qualche modifichina a parte, ma per il momento non è necessario, anche perché poi dietro, quando sarà tutto montato, probabilmente non vedendosi la luce filtrare sarà anche difficile accorgersene. Comunque sicuramente troveremo una soluzione. Come dicevo, ci sono i 3 faretti montati, chiaramente si reggono anche questi con delle viti. Qui vedete la parte circuitale dello scanner, che ripeto verrà data con il fascicolo 5, e diciamo questo è un pezzo che non ha presentato problemi alla vernice, quindi fa ben sperare per il futuro. Ok, quindi adesso passiamo alla descrizione del fascicolo, anzi del pezzo allegato al fascicolo numero 3.
Ma prima di passare ai pezzi del fascicolo 3 ho pensato di farvi vedere lo scanner in funzione, perché forse è la cosa che ameremo più di tutta la vettura. Sei sempre esagerato. Forse, però devo dire che fa il suo bel effetto. Vedete? Sei dotato di molta fantasia. Grazie. Sono io che ringrazio te. È un piacere eseguire un tuo ordine. È un piacere anche per me darteli, Kit. Non sono obbligato a rispondere. Ovviamente. Naturalmente. Di questo circuitino vi consiglio di comprarne magari uno supplementare, perché se nel tempo dovesse rompersi almeno non avete il problema di andare a fare modifiche con Arduino o schede varie. Cambiate il suo direttamente Questa e via. storia già non mi Ok? piace. Bene, passiamo ora alla fantomatica ruota. Allegato al fascicolo numero 3 troveremo la ruota. La ruota che diciamo ad alcuni ha dato delle difficoltà, in quanto la parte del cerchione, quindi praticamente la parte che vedete qui color alluminio, e anche da questa Posso parte darti un interna. consiglio utile? Sì, dimmi Kit. Cerca di parlare il meno possibile. D'accordo, però adesso per spiegare sono costretto a parlare. Tutto quello che vuoi. Ok, mettili un attimo in pausa. C'è qualcosa in particolare che vuoi sapere? No, adesso prenditi un caffè. Dicevo, il cerchio viene dato in due parti separate, una che si inserisce da davanti alla gomma e una da dietro, e si regge tramite queste viti che vedete là. Qual è il problema? Che quando voi inserirete la parte di qua e la parte diciamo dalla parte interna, noterete che ci sarà molto spazio, come se i due pezzi di cerchio non riuscissero ad arrivare una verso l'altra. Io inizialmente ho pensato anche a un difetto dei pezzi, dico sicuramente li hanno stampati più corti, evidentemente, perché non arrivano. Invece praticamente è la gomma che, essendo spessa, crea un po' di difficoltà. Quindi alcuni hanno trovato una soluzione, hanno scaldato la parte, diciamo questa nera del pneumatico con il phon, e poi hanno assemblato le due parti, perché ammorbidendola un po' diciamo sono riusciti a raggiungere il risultato. Io non sono molto dell'idea di fare così, perché non vorrei che il calore magari tendesse un po' a deformare la plastica scaldandola in quel modo. Non dovrebbe succedere, però voglio evitare il rischio. Allora ho preferito usare la forza bruta. Praticamente voi vi appoggiate su una superficie il più possibile stabile, chiaramente fuori da una superficie di valore, quindi se avete un tavolo buono eccetera non vi mettete lì, perché se vi sfugge il cacciavite poi dovete litigare con fidanzata, madre o moglie, a seconda di com'è la vostra situazione. Poi una volta che avete stabilito che la superficie è stabile, inserite la vite sul cacciavite, la posizionate sul punto dove andrà ad avvitare, vedete? Sulla vite in pratica, e sempre stando appoggiati qui sopra il tavolino, spingete con forza sulla vite mentre avvitate. Questo fino a quando non riuscirete a toccare l'altra parte dell'altro semicerchio che è posizionato dalla parte esterna della gomma. Come la vostra vite toccherà l'altra parte, e vi assicuro che se spingete bene lo farà, date solo un paio di giri, non avvitatela completamente, poi passate a stringere quest'altra, sempre con il sistema che vi ho spiegato, e poi quest'altra ancora. Quando tutte e tre avranno agganciato l'altra parte di semicerchio dalla parte esterna, potete procedere ad avvitare completamente le viti. Essendo metallo vi ricordo sempre di lubrificarle prima, oppure lubrificare direttamente il pezzo, e fare sempre quel giochetto di 2 giri avanti e 2 giri indietro per portare via i detriti, in maniera tale da non avere difficoltà di viti spezzate in quel modo. Poi viene fornito anche la parte del disco freno, che è questa parte interna che praticamente risulterà sempre invisibile, però comunque viene fornita per correttezza come parte della vettura. Questa è ancora la parte che riguarda la pinza del freno, vedete? E qui c'è una prima staffa che poi andrà collegata chiaramente al leveraggio che servirà per girare le ruote. Ok? Quindi diciamo che secondo me questo è il pezzo che alla fine porterà più difficoltà rispetto a tutti gli altri capitali finora. Se riuscite a montare questo, alla fine monterete senz'altro tutto senza problemi. Ok? Attenzione che sul fascicolo è indicata un po' male la direzione in cui vedete che
orientata questa staffa, ma è un problema del fascicolo, non dei pezzi. Passiamo ora al numero 4. Nel numero 4 trovate allegati i pezzi che compongono il cruscotto, che probabilmente è il secondo pezzo che amerete di più di tutta la vettura. Cerco adesso di farvelo vedere al meglio che sia possibile. Qui chiaramente alcune parti non sono ancora completamente assemblate, perché il volante chiaramente io per riporlo bene senza farlo rovinare non l'ho ancora fissato bene. Comunque eccolo qua. Come potete vedere riproduce abbastanza bene tutte le varie strumentazioni che sono presenti sulla macchina. Forse poteva essere fatto uno sforzo in più per rendere la grafica un pochino più realistica, e diciamo che questa è la versione del cruscotto che appartiene chiaramente alla prima e seconda stagione. Probabilmente come avete visto sul canale, adesso sul gruppo adesso abbiamo anche gli amici di Model Mods, e loro probabilmente studieranno anche una modifica del cruscotto per poterla trasformare nella versione della stagione 3 e 4, che secondo me è un pochino più bella. Comunque diciamo che per adesso è questo quanto abbiamo, e quindi questo vi mostro. Ovviamente il discorso modifiche è una cosa opzionale, nel senso chi vuole farle, perché comunque il modello alla fine si completa anche solo con questi pezzi. Come dicevo poc'anzi, nel numero 5 vengono dati le parti elettroniche dello scanner con il portapile, quindi l'avete visto già montato prima, non ve lo faccio rivedere adesso, e un pezzo di longherone del telaio, che anche quello lo vediamo più avanti perché va abbinato con i pezzi poi usciti con i fascicoli successivi. Nel numero 6 vengono dati i pezzi per assemblare, diciamo, il pontone su cui poi poggeranno sospensioni e ruote e sistema dello sterzo. Ecco, come potete vedere qui ci sono le alette a cui saranno collegate le sospensioni, come vedete sono oscillanti per permettere l'espulsione delle molle. Il montaggio non presenta difficoltà alcuna, l'importante è che siate attenti al discorso delle lettere presenti sui pezzi dove è indicato. Adesso qui non so se si riesce a vedere, ma qui per esempio su questo pezzetto è indicato come L, quindi in quel caso indica che è un pezzo che va dal lato sinistro, left. Ma ripeto, se seguite le indicazioni del fascicolo non avrete difficoltà, quindi su questo possiamo anche diciamo concludere qui come spiegazione. Ripeto, è semplicissimo. Passiamo al pezzo successivo. Piccola correzione, il pezzo del pontone su cui poggeranno le sospensioni che vi ho fatto vedere poc'anzi, una parte, diciamo un'asola di quella che sorreggerà diciamo la molla delle sospensioni, quella verrà allegata poi con il fascicolo successivo, quindi diciamo non la troverete allegata nello stesso fascicolo. E infatti lo stavo dicendo per quello. Questo è il longherone che dicevo. Non posso credere che sia una possibilità reale. Quello, fornito con l'uscita numero 5, niente da segnalare, ci andrà alla fine collegato questo pezzettino che vedete qua, ok? Si assembla solo con due viti, quindi anche qui c'è poco da dire. E poi faccio vedere praticamente il completamento che avrete con l'uscita 7, ovvero ci sarà l'altra parte dell'altro longherone. Non seguo la tua logica. Eccolo qua. Penso proprio di sì. E questa volta c'è anche, diciamo, la staffa dello sterzo da assemblare con una chicca. Questa che vedete qui è una vera e propria scatola dello sterzo. Vedete? Vedete questa girando da questo lato dove è attaccato chiaramente il volante. Girando questa ottenete una rotazione di questo perno che a sua volta farà girare le ruote, e questo è fatto molto meglio rispetto al sistema che aveva la DeLorean della Eagle Moss, che invece aveva praticamente solo un perno ricurvo che entrava in un'asola e non permetteva una rotazione proprio efficace delle ruote. Qui l'unico neo è che probabilmente hanno messo troppo vicino la scatola, e allora quando si ruota tende un po' a toccare il longherone, quindi diciamo qualche errore è stato fatto, però diciamo che nel complesso il sistema è molto carino e va bene. Mi dispiace, sono in servizio.
E con questo concludiamo praticamente fino all'uscita numero 7. Ma che dici? Ho qualche difficoltà nel riceverti. Bene ragazzi, per questo video è tutto, abbiamo dato solo una carrellata veloce, ripeto, senza istruzioni di montaggio, ma quelle le trovate tranquillamente su altri video fatti da altre persone. Io comincerò l'avventura direttamente dai prossimi invii e lì in quel caso mi dedicherò anche alle fasi di montaggio vere e proprie. Ripeto, per questi primi 7 numeri non ci sono difficoltà particolari, quindi tutti sarete in grado di montarli senza aiuti esterni. L'unica forse cosa che darà un po' di noia sarà la ruota anteriore, ma ripeto, se seguite quello che vi ho detto adesso nel filmato sicuramente non avrete grosse difficoltà, o comunque anche se ne avrete un po' riuscirete comunque a montarla. E niente, allora non mi resta che darvi appuntamento per questa nuova serie di video che arriveranno il prima possibile in base a come Diagostini ci invierà le parti. Come tutti sapete al momento la situazione è un pochino ferma a causa delle feste e forse anche del Covid, ma io ritengo che durante il mese di gennaio riprenderanno le spedizioni. Pertanto dovremmo essere in grado, almeno per fine mese, di iniziare a mettere le mani sulle altre parti che dovranno arrivarci. Bene Kit, vuoi salutare i nostri amici? Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Ma per salutare non ti servono informazioni. Posso darti un consiglio utile? Certo. Cerca di parlare il meno possibile. Ah, d'accordo, farò così allora. Bene, per quanto riguarda allora questo modello, ti piace Kit? Comunque è meglio arrivare al punto. Appunto, diciamo, ti piace? Non dirai sul serio? Sì, vorrei sapere la tua opinione. È stata una giornata stressante. Ho capito, sei stanco, non mi vuoi rispondere. Ti dispiacerebbe essere più specifico? Stai evadendo la domanda. Crepi il lupo. Ah, grazie, allora ci hai augurato buona fortuna per questa collezione. Non mi risulta nessun calo delle tue funzioni vitali. No, perché scusa, ma che dovrei morire per montarlo? No. No, dicevo che vorrei un tuo parere spassionato su questo modello in scala 1:8 della Diagostini. Va bene, dai, oggi La mia vedo... banca dati non ha informazioni al riguardo. Vedo che oggi non ti va tanto di parlare. Sono solo una macchina, non faccio miracoli. Appunto, quello dicevo. È meglio che tu non lo sappia. Saluta i nostri amici. Sono lieto di sentirtelo dire. Facci un saluto, dai. Penso proprio di sì. Ah, bene, mi fa molto piacere sentirtelo dire. Non so cosa dirti. Senti Kit, vorrei farti una proposta. Sentiamo di che si tratta. Che ne diresti di intrattenerci durante le varie fasi di montaggio? Ti terrò sempre qui vicino a me mentre monterò le varie parti. Benissimo, grazie. Mi fa sempre piacere avere davanti una persona così stimolante. Ah, bene, allora affare fatto. Buona idea. Che cosa mi tocca sopportare? Ma perché? In fin dei conti ci farei compagnia durante il montaggio, dovresti esserne contento. È meglio che tu non lo sappia. Che ne pensi del mio nuovo look? Beh, come modellino sei molto bello. Allora ci tieni a me. Certo. Sei sicuro? Affermativo. Quindi come consideri il modello? Davvero eccellente. Ah, bene, mi fa piacere sentirlo. Bene amici, allora per oggi è tutto. Io vi faccio i miei migliori saluti, ci vediamo direttamente sia sul gruppo Facebook che qui sul canale. Ricordate che questi video verranno tutti inseriti in una apposita playlist in maniera che li troverete tutti quanti raggruppati. Facciamo un attimo un saluto. Kit, saluta i nostri amici. Allora, presentati e salutiamo. Mi dispiace, sono in servizio. Va bene, ma potete anche salutare. Non sono obbligato a rispondere. D'accordo, allora saluto io. Ciao a tutti. Non ci casco, questa in memoria non ce la mando. Va bene. Allora presentati. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Molto bene. Allora ciao Kit e ciao a tutti. Alla prossima. Comunque è meglio arrivare al punto.